Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole continuiamo la scarrellata di tipologie di pagina di OpenHub andando a parlare della penultima prima di fiondarci in una serie di video dedicati alla tipologia di pagina principale che è la layout. Oggi quindi parliamo della pagina chart, che è una tipologia di pagina che ci permette di inserire all'interno appunto di una pagina di interfaccia di OpenHub una serie di grafici di qualunque tipologia. Eccoci sulla pagina della documentazione di OpenHub che parla appunto della pagina di tipo chart e vediamo appunto una sorta di esempio di output che potremmo avere nella nostra interfaccia OpenHub utilizzando la tipologia di pagina grafico. Fondamentalmente la tipologia di pagina grafico è una tipologia di pagina che ci permette di rendere visibili i dati persistenti di OpenHub. Cosa vuol dire dati persistenti? Sono dati che item fondamentalmente il cui valore viene memorizzato su un modello di persistenza che permette di mantenere uno storico appunto dei dati. Motori di persistenza su OpenHub ne abbiamo tanti, li abbiamo visti spesso nei vari video che ho fatto precedentemente e appunto permettono di memorizzare uno storico di un particolare item. In questo modo è possibile quindi rendere visibili questi dati utilizzando la tipologia di pagina grafico. Ovviamente se un item non è reso persistente è impossibile visualizzarne lo storico perché non si hanno proprio a disposizione i dati. La tipologia di pagina charts si basa sulla libreria Apache eChart, che è una libreria open source di uso pubblico e che appunto permette in Java di generare tutta una serie di grafici. Andando a vedere sulla documentazione direttamente sul sito di eCharts possiamo vedere un po' a colpo d'occhio tutto quello che è possibile fare con questa libreria e quindi di conseguenza con le pagine di OpenHub. Per creare una nuova pagina di tipo grafico abbiamo a disposizione due possibilità. Una utilizzando il tool di analisi che è presente in molte delle interfacce standard di OpenHub e che mi permette di visualizzare, cliccando sul valore di un item, il suo andamento storico. Questo andamento storico viene visualizzato in un grafico che è completamente personalizzabile, al quale si possono anche aggiungere altri item, e questo grafico poi è possibile salvarlo come pagina persistente, quindi altrimenti poi andremo a perdere tutte le modifiche che abbiamo fatto. Il secondo modo per creare una pagina di tipo grafico è ovviamente quello di andare nel menu delle impostazioni, pagine, e andare a cliccare sul più e creare una tipologia di pagina chart. A quel punto partiamo con una pagina vuota, dobbiamo definire gli item che vogliamo visualizzare nel nostro grafico, tutte le modalità di visualizzazione, tutte le opzioni che ci permettono di customizzare al 100% il nostro grafico. Quindi adesso andiamo insieme a vedere la creazione di due pagine di tipo chart utilizzando i due metodi che ho appena descritto. Passiamo quindi alla home page di OpenHub, utilizziamo sempre il mio ambiente ufficiale e navighiamo ad esempio la home page dinamica, quindi andiamo a cercarci un item di cui vogliamo visualizzare il grafico. Quindi io vado direttamente su proprietà, vado a cercare magari la produzione del fotovoltaico, clicco quindi su potenza e clicco su produzione fotovoltaico. Come vedete mi viene generato in automatico un grafico riferito all'item sul quale ho cliccato. Questo grafico ovviamente non è salvato da nessuna parte ma viene visualizzato in tempo reale in questo preciso momento. Posso personalizzarlo andando ad esempio ad aggiungere altri item, poi comunque li vediamo nel dettaglio queste cose. Ad esempio aggiungo consumo e vedete che mi ha aggiunto oltre alla produzione del fotovoltaico anche un altro grafico a linea che è il consumo. Poi posso personalizzare il tipo di grafico, quindi se voglio rendere magari visibile la zona vedete che viene evidenziata. Comunque ci sono tutta una serie di caratteristiche del grafico che si possono customizzare, così come anche il periodo.
A questo punto, una volta che io ho definito il mio grafico così come mi piace, posso andare a cliccare salva per salvarlo come pagina. In questo modo la rendo persistente e ho una pagina a sé stante che mi fa vedere questo grafico. Quindi io faccio salva, inserisco un ID. A questo punto questo grafico è diventato una vera e propria pagina, quindi se io torno indietro, vado nel menu principale di OpenHub, impostazioni, pages, ecco che me lo trovo qua, test graphic analyzer. Quindi se clicco e vado in run mode, ottengo lo stesso grafico che stavo vedendo prima. A questo punto posso partire da questo grafico per fare tutte le personalizzazioni. Nel caso in cui volessi creare una pagina grafico da zero, semplicemente faccio ovviamente qua siamo nella sezione delle pagine, clicco sul più, create chart e ottengo una pagina nuova, ovviamente vuota. Adesso andiamo a vedere insieme quali sono le caratteristiche di una pagina chart e come andare a definire le varie proprietà di customizzazione. La prima cosa che dobbiamo fare è definire il tipo di coordinate. Se vogliamo aggiungere una griglia, quindi il classico grafico, oppure un calendario, quindi la visualizzazione per giorno delle nostre informazioni. Iniziamo con la griglia. In una griglia dobbiamo aggiungere delle serie temporali che sono fondamentalmente i dati che vogliamo visualizzare nel nostro grafico, come time series, quindi come serie temporale standard, oppure come serie aggregata. Iniziamo ad aggiungere la nostra prima serie temporale cliccando su Add Time Series. Vedete che mi viene aggiunta una riga. Cliccando ottengo le informazioni customizzabili di questa serie temporale. Questa ad esempio la possiamo chiamare produzione fotovoltaico. Andiamo a selezionare l'item che ci interessa visualizzare. Aggiungendo le informazioni avanzate vediamo che appaiono alcune proprietà in più, che sono il servizio di persistenza, che conviene utilizzare ovviamente quello di default, così siamo sicuri che utilizziamo quello corretto. Nel caso ne avessimo più di uno ovviamente possiamo scegliere. Io ad esempio ho il default InfluxDB, però potrei scegliere anche l'RD4J. L'offset amount e l'offset unit lo andiamo a vedere dopo, fondamentalmente ci permettono di traslare il nostro grafico in funzione del periodo selezionato. Il tipo di grafico per questa serie che vogliamo visualizzare, quindi facciamo un grafico a linea. Tutte queste informazioni le possiamo andare a vedere nella documentazione della libreria iCharts, quella che abbiamo visto prima. Poi dobbiamo andare a definire quali sono gli assi X e Y della nostra griglia. In questo caso io ho una griglia con un solo asse X e un solo asse Y, quindi lascio pure 0 e 0. E poi possiamo definire un'azione da fare nel momento in cui si clicca su quella particolare serie. Adesso lasciamo tutto così com'è. Andiamo a vedere in run mode cosa succede. Ecco, vedete che mi è apparsa la mia serie temporale definita su un particolare periodo che adesso andiamo a vedere come customizzare, ovviamente tutto modificabile anche qua da interfaccia perché è interattivo. Ad esempio posso vedere le ultime 4 ore, mi posso spostare di 4 ore in 4 ore, eccetera eccetera. Torniamo nella nostra configurazione e adesso che abbiamo definito almeno una serie temporale possiamo andare a definire il periodo. Il Dynamic Period è l'opzione più comune perché si basa sul periodo corrente in cui sono. Mi permette di definire in base ad adesso se voglio vedere il giorno, il mese, l'ora, eccetera. Però il punto di partenza è sempre relativo al real time, quindi al periodo, al momento in cui sono in questo momento. Quando scelgo Dynamic Period posso definire un periodo iniziale con cui si deve aprire il grafico di default. Quindi mettiamo ad esempio 12 ore, cioè mezza giornata. Se vado a fare run mode, vedete che qua in automatico si è messo 12 ore e io sto vedendo a partire da adesso mezza giornata indietro, quindi 12 ore indietro. Nel caso in cui si gestiscano dei dati futuri, come potrebbero essere le previsioni del tempo, eccetera, si può definire future period. Quindi con questo flag
il mio grafico non parte da adesso e va indietro 12 ore, ma parte da adesso e va avanti 12 ore. Ovviamente in questo caso, essendo un dato storico, non visualizzerò nulla, però vi faccio vedere, vedete che il grafico è vuoto, parte da adesso e va 12 ore in avanti. Come altre tipologie di periodo, oltre al dynamic posso mettere quelli diciamo statici fissi, quindi posso visualizzare per giorno, per settimana inizio lunedì, per settimana inizio la domenica, mese e anno. Bisogna solo stare attenti che se si visualizzano periodi temporali molto lunghi e i dati acquisiti sono molti, l'interfaccia può impallarsi, quindi occhio. Tendenzialmente io lavoro sempre sul giorno, se voglio fare grafici più con profondità maggiore vado su utilizzare o Grafana o le dashboard di InfluxDB. Quindi se io metto giorno, rispetto a prima che avevo anche la possibilità di scegliere il giorno dinamico, mi fa vedere il giorno corrente, quindi parte dalla mezzanotte del giorno corrente e arriva alla mezzanotte del giorno successivo. Ovviamente in questo caso mezzo grafico è vuoto perché io sto visualizzando il giorno corrente. Se mi sposto di giorno vado a vedere tutto il giorno precedente. Quindi in funzione del tipo di grafico che si vuole creare si può definire un periodo dinamico basato sul momento di visualizzazione o un periodo statico. Ovviamente se non ho la scelta del periodo dinamico non mi appare l'initial period, perché vedete, se scelgo il periodo dinamico posso definire che voglio iniziare a vedere le ultime 12 ore, l'ultimo giorno, eccetera. Se invece metto un periodo statico, ovviamente non ho la possibilità di fare quella scelta. Andiamo avanti con le nostre serie temporali e facciamo un esempio per aggiungerne un'altra. Quindi clicchiamo Add Time Series e magari aggiungiamo l'indice della luce, che è il crepuscolare, così vediamo come varia il crepuscolare in funzione della produzione del fotovoltaico. Aggiungiamo l'item corretto, lasciamo tutto di default, clicchiamo Run Mode e vedete che appaiono due linee. In questo modo adesso non le sto neanche differenziando, quindi forse conviene aggiungere la legenda. Andando nella parte sotto dove c'è Other Components possiamo aggiungere la legenda, la mettiamo orizzontale e vediamo, eccola qua. Quindi il verde è il crepuscolare e l'azzurro è la produzione del fotovoltaico. Cliccando attivo e disattivo la rispettiva serie e vedete che il grafico si autoadatta. Qual è il problema di questo tipo di visualizzazione? È che le scale di valori sono totalmente diverse. Infatti abbiamo il fotovoltaico che è la produzione in kilowatt e quindi può arrivare al massimo a un 3, mentre il crepuscolare è un valore assoluto che può arrivare molto molto alto. Quindi come vedete si perde un po' il dettaglio di una delle due serie. Per ovviare a questo problema bisogna gestire gli assi Y separati. Quindi questo ci è permesso di farlo in questa tipologia di pagina. Semplicemente andiamo nella nostra griglia e aggiungiamo un nuovo asse di tipo valore, quindi Y1, che come anche l'Y0 che è l'asse di default possiamo configurarlo dandogli un nome. Nel nostro caso è l'indice di luce, quindi possiamo mettere luce. Possiamo dargli una scala fissa in modo tale che il grafico non si adatti in funzione dei dati che deve far vedere, ma lasciamo pure così. E poi vabbè, ci sono tutta una serie di configurazioni prettamente grafiche che si possono fare. A questo punto diamo una label anche al grafico principale e questo lo chiamiamo energia. La scala di questo in teoria la potremmo dare 0 3000 perché il valore è in watt, prima ho detto kilowatt ma il valore è in watt. In questo modo ho una scala fissa che mi fa vedere bene effettivamente la produzione. A questo punto dobbiamo assegnare al crepuscolare il nuovo asse, perché avendo fatto questa modifica, come vedete non è cambiato nulla, semplicemente ho forzato la scala del mio asse Y principale e quindi i valori del crepuscolare che superano i 3000
vanno fuori, non si vedono più. Però il valore invece del fotovoltaico, diciamo, ci fa capire che c'è una produzione massima a metà rispetto al massimo che potrebbe avere teorico. Quindi il fatto di aver bloccato l'asse Y ci dà queste informazioni in più. Però dobbiamo risolvere il problema della seconda serie. Quindi andiamo sulla nostra seconda serie, gli andiamo a dire che le coordinate Y, quindi l'asse Y è l'indice 1, il secondo asse Y che ho generato. Facendo così, run mod, vedete che i due grafici sono visibili entrambi totalmente, danno il loro senso di curva in funzione della propria scala e sono correlabili perché l'asse X è rimasto lo stesso. Quindi abbiamo visto come splittare l'asse Y in due, in modo tale da poter avere due scale diverse in funzione delle serie temporali che stiamo visualizzando. Completiamo questo primo esempio semplice di grafico andando ad aggiungere altri componenti grafici che possono tornare utili, come ad esempio il tooltip, che è la possibilità di visualizzare i dati passandoci sopra con il mouse. Quindi lo aggiungiamo con il default, andiamo in run mode e vedete che mi fa vedere il valore che io ho sul puntatore del mouse. In funzione della X, della coordinata X, mi fa vedere i valori di tutte le serie nel caso. Poi un altro oggetto utile potrebbe essere il titolo, per dare un titolo al nostro grafico. Primo grafico, sottotitolo, semplice. Lasciamo tutto di default, andiamo in run mode e vedete che mi ha messo qua il titolo, che poi posso con quelle proprietà spostarlo. Ultima cosa, le mie serie temporali ovviamente tramite questo menu contestuale le posso rimuovere, andare a vederne lo YAML oppure spostarle. Bene, per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo visto quindi la creazione di una pagina grafico di tipo relativamente semplice, aggiungendo appunto uno o più serie temporali e assegnando a ognuna di essa l'asse Y diverso per ottimizzare la visualizzazione delle scale dei valori. Abbiamo visto le proprietà standard che possono avere le pagine di tipo grafico e in un prossimo video andiamo a vedere bene nello specifico la gestione delle serie aggregate, la tipologia di oggetto calendar che mi permette di creare un grafico di tipologia diverso rispetto al classico asse cartesiano. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!